Ciao a tutti, benvenuti a Parla Italiano Today. Ciao, siamo Luca e Giulia, pronti per praticare l'ascolto e il parlato con dialoghi reali. Se sei nuovo, per favore iscriviti al canale e metti un mi piace al video. Ci aiuti tantissimo. Ok, oggi parleremo di un argomento molto bello, la famiglia. Come parlare della tua famiglia in italiano? Esatto, parleremo dei nostri genitori, fratelli, sorelle e non solo. Allora Giulia, come stai oggi? Sto benissimo. È lunedì, ma sono positiva. Il weekend è stato davvero divertente. Ah sì? Cosa hai fatto? Sono andata a trovare la mia famiglia. Abbiamo cucinato tutti insieme e fatto una lunga passeggiata nel parco. Che bello! Anche io ho visto la mia famiglia, ma solo tramite videochiamata. È comunque bellissimo. La famiglia è importante. Molto importante. Allora Luca, cominciamo da te. Com'è composta la tua famiglia? La mia famiglia è piuttosto piccola. Ci sono io, mio padre, mia madre e mio fratello. Quanti anni ha tuo fratello? Mio fratello ha 27 anni, è più grande di me di 3 anni. Quindi tu hai 24 anni. Esatto. E cosa fa nella vita tuo fratello? Lavora come designer digitale, è molto creativo. Interessante. E i tuoi genitori che lavoro fanno? Mio padre insegna fisica e mia madre lavora in una libreria. I tuoi genitori sono ancora insieme? Sì, sono sposati da 30 anni. L'anno prossimo festeggeranno il loro anniversario di matrimonio. Che meraviglia! Tanti auguri a loro. La mia famiglia invece è più grande. Oltre a mamma e papà ho 2 sorelle e un fratello. Caspita, 5 figli. Sei la più grande? No, sono la seconda. Ho una sorella più grande di me, poi io, poi mio fratello e la sorella più piccola. Quanti anni hanno tutti? Lucia, la maggiore, ha 29 anni. Io ne ho 26, Marco 23 ed Elena 19. Quindi Elena va all'università? Sì, studia medicina a Bologna. Complimenti! E dove abitano gli altri tuoi fratelli? Lucia è sposata e vive a Firenze con suo marito. Marco abita ancora con i nostri genitori perché cerca lavoro. E tu dove abiti? Io abito in un appartamento in città, con 2 mie amiche. I tuoi genitori hanno quindi una casa molto piena. Sì, quando torniamo tutti a casa per Natale è sempre molto caotico, ma divertente. Immagino. Parliamo dei nonni. Li vedevi spesso da bambino? Sì, i miei nonni paterni abitavano vicino a noi. Andavo da loro ogni weekend. Che ricordi hai dei tuoi nonni? Mio nonno mi insegnava a suonare a carte e mia nonna preparava sempre dolci fantastici. Che bei ricordi! I miei nonni materni abitavano con noi quando ero piccola. Mio nonno ci raccontava storie della guerra. Sì, anche se ero piccola e non capivo tutto, mi piaceva ascoltare la sua voce. I miei nonni paterni invece vivevano in Sicilia, quindi li vedevo solo d'estate. Andavamo in vacanza da loro per un mese ogni anno. Che bello! Il mare della Sicilia è stupendo. E il cibo della nonna, ancora oggi ricordo il profumo della sua pasta al forno. Che fame! Hai molti zii e cugini? Sì, tantissimi. Da parte di mia madre 3 zie, da parte di mio padre 2. In totale 9 cugini. Caspita, sembriamo un esercito quando ci riuniamo. Vi vedete spesso? Qualche volta. Non tutti insieme, ma con alcuni cugini sono molto amica. Specialmente con mia cugina Elena. Abbiamo la stessa età. Anche io ho dei cugini, ma solo 4. Abitano tutti a Milano, quindi li vedo più spesso. E dimmi, hai una fidanzata? Sì, ho un ragazzo, Matteo. Stiamo insieme da 2 anni. Che bello! Come hai conosciuto? All'università. Frequentavamo lo stesso corso. E ora cosa fa? Lavora come architetto. È molto creativo. I tuoi genitori lo conoscono? Sì, viene spesso a cena e a mamma piace molto perché è educato. E tuo padre? All'inizio era protettivo, ma ora vanno d'accordo e giocano a carte insieme. Perfetto. Pensi che un giorno vi sposerete? Forse un giorno. Per ora stiamo bene così. Parliamo di animali domestici. Ne avete? Sì, ho un cane che si chiama Bobby e 2 gatti, Micia e Romeo. Anche io ho un cane, Briciola, adottato 3 anni fa. Che razza è? È un meticcio, molto intelligente e affettuoso. Anche Bobby è un meticcio, ha 14 anni. Che cane anziano. È ancora in forma? Sì, cammina un po' lentamente, ma è vivace. Giulia, parliamo un po' dei compleanni. Come festeggiate in famiglia? Ogni anno organizziamo una grande festa. Torta, palloncini e tanti regali. Che bello! E tu cosa ricevi di solito? Libri, vestiti o qualche gadget tecnologico. E i tuoi cugini? Tutti insieme apriamo i regali e poi giochiamo a giochi da tavolo. È sempre molto divertente. Anche la mia famiglia fa così,
specialmente a Natale. Parliamo un po' dei parenti lontani. Hai zii o cugini che abitano lontano? Sì, alcuni zii vivono in Germania e ci vediamo solo una volta all'anno. Che peccato. E come mantenete i contatti? Videochiamate e messaggi. Durante le feste mandiamo sempre foto e video. Anche i miei parenti lontani fanno così. È importante mantenere i legami. Un'altra cosa interessante, gli hobby in famiglia. Ci sono attività che fate tutti insieme? Sì, ogni domenica cuciniamo insieme. La cucina è un momento speciale. Anche io cucino con mia madre e mio fratello. E quando facevamo vacanze estive? Io adoravo andare al lago con i miei nonni e fare picnic. Che ne dici delle tradizioni familiari? Ogni Natale cantiamo canzoni e giochiamo a tombola. Accidenti, che divertente! Anche noi abbiamo tradizioni simili. E la Pasqua? Uova di cioccolato e grandi pranzi in famiglia. In Italia le famiglie adorano festeggiare insieme ogni occasione. Ora parliamo di come descrivere i parenti, per esempio. Mio padre è alto e simpatico. Mia madre è gentile e creativa. Mio fratello è intelligente e sportivo. È importante usare aggettivi semplici per parlare della famiglia in italiano. Possiamo anche parlare di relazioni tra fratelli. Hai fratelli o sorelle? Sì, come ho detto, ho 2 sorelle e un fratello. Ci vogliamo molto bene, anche se a volte litighiamo. Accade anche nella mia famiglia. Litighiamo per piccole cose, ma alla fine ci vogliamo bene. Adesso facciamo un piccolo esercizio per voi che ci guardate. Ok, ripetete con noi. Mio padre è... Mia madre è... Ho un fratello che è... Perfetto. Continuate a esercitarvi. Un'altra cosa importante, raccontare aneddoti della famiglia. Da bambino, una volta mio nonno mi portò al mare e mi insegnò a nuotare. Che bel ricordo! Io invece con mia sorella facevamo gare di cucina e cercavamo di imitare la nonna. È fondamentale usare storie personali per parlare della famiglia. Sì, rende la conversazione più interessante e naturale. Bene, ora ripassiamo le parole chiave di oggi. Genitori, fratelli, sorelle, zii, cugini, nonni, famiglia. Aggettivi: alto, gentile, simpatico, creativo, intelligente. Perfetto. Ora proviamo un dialogo completo. Ciao, come va la tua famiglia? Va bene. Mio padre è alto e simpatico. Mia madre è gentile. Che bello! E i tuoi nonni? Vivono vicino a noi e ci vediamo spesso. Fantastico! Ragazzi, ricordate, parlare della famiglia è facile se pensate a persone reali. Continuate a esercitarvi. E non dimenticate di iscrivervi. Alla prossima! Ciao ciao!